Pensi di essere pronto per l'esame della patente B? Allora questo quiz ti metterà subito alla prova. Sono 30 domande, ma attenzione! Alcune sembrano facili solo a prima vista. Rispondi senza fretta, conta i tuoi errori e resta fino alla fine, perché dalle spiegazioni capirai se sei davvero pronto o se devi ancora ripassare qualche dettaglio importante. Iniziamo subito con la prima domanda. Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica una temperatura troppo bassa dell'olio di lubrificazione del motore. Falso. È posto su un dispositivo, il manometro, che dà indicazioni sulla pressione del lubrificante nel motore. La spia rossa dell'olio, se spenta durante la marcia, indica che la pressione dell'olio è regolare. Se invece si accende, segnala che bisogna arrestare subito il motore per evitare gravi danni dovuti a insufficiente pressione dell'olio di lubrificazione. La spia non indica il consumo, la temperatura o la densità dell'olio, ma la pressione. Il segnale raffigurato invita a tenere ben saldo lo sterzo per fronteggiare eventuali colpi di vento laterale. Vero. Il segnale di indicazione ponte può indicare l'inizio di un ponte, di un viadotto o di un cavalcavia. Può essere abbinato a un pannello che indica la lunghezza del cavalcavia. Non vieta il sorpasso tra autoveicoli, ma invita a tenere ben saldo lo sterzo per fronteggiare eventuali colpi di vento laterale. Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di evitare che il conducente o i passeggeri vadano a urtare parti interne del veicolo in caso di urto violento. Vero. L'uso corretto delle cinture di sicurezza è importante per la sicurezza passiva del conducente e dei passeggeri. Le cinture servono a trattenere il corpo allacciato al sedile, evitando che, in caso di frenata brusca o incidente, urti il parabrezza o altre parti interne del veicolo, oppure venga proiettato fuori dall'abitacolo. Devono essere sempre indossate dal conducente e dai passeggeri, anche sui sedili posteriori, indipendentemente dalla velocità, e anche se il veicolo è dotato di airbag. Trainare un rimorchio non comporta un aumento dei consumi di carburante. Falso. Trainare un rimorchio comporta un aumento dei consumi di carburante, perché il veicolo deve muovere un peso maggiore e incontra una maggiore resistenza durante la marcia. Per ridurre i consumi è quindi consigliabile, quando possibile, evitare il traino di un rimorchio, limitare il carico del veicolo, mantenere una velocità costante ed evitare accelerazioni e frenate brusche. Nella fase di sorpasso il conducente è tenuto a mantenere una velocità almeno doppia di quella del veicolo sorpassato. Falso. Durante il sorpasso, il conducente deve evitare di stringere o tagliare la strada al veicolo sorpassato. Non deve rimanere nella corsia di sorpasso più del tempo necessario e deve mantenere una buona differenza di velocità, ma non una velocità almeno doppia rispetto al veicolo sorpassato. Il conducente coinvolto in un incidente stradale ha l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza agli eventuali feriti. Vero. Il conducente coinvolto in un incidente ha l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza agli eventuali feriti, compresi gli animali. Deve inoltre fornire le proprie generalità e gli estremi della patente, della targa e dell'assicurazione del veicolo alle persone danneggiate. Deve limitare per quanto possibile l'intralcio alla circolazione senza modificare le tracce utili alla ricostruzione dell'incidente. Il segnale raffigurato vieta la sosta nella fascia oraria indicata dei giorni festivi.
vero, Il pannello integrativo limita la validità del segnale di prescrizione sotto cui è posto ai soli giorni festivi e alla fascia oraria indicata. In questo caso il divieto di sosta vale nei giorni festivi dalle 8 alle 20. Il segnale luminoso in figura è un semaforo per i pedoni. vero, Il semaforo raffigurato regola il passaggio dei pedoni negli incroci. Può essere dotato di segnalazione acustica per i non vedenti. La luce rossa impone ai pedoni di fermarsi prima dell'attraversamento. La luce gialla fissa impone a chi ha già iniziato l'attraversamento di liberarlo rapidamente, mentre la luce verde consente di attraversare prestando comunque attenzione ai veicoli. Risulta facile al conducente di un autoveicolo valutare la distanza che lo separa da un ciclomotorista che rallenta bruscamente per svoltare in una strada non sufficientemente segnalata. falso, Non risulta facile valutare la distanza da un ciclomotorista che rallenta bruscamente, perché il ciclomotore può compiere manovre improvvise, soprattutto quando deve svoltare in una strada poco segnalata. Il conducente dell'autoveicolo deve quindi procedere con prudenza, tenere conto della propria velocità, prevedere possibili rallentamenti o spostamenti improvvisi del ciclomotorista e mantenere una distanza di sicurezza adeguata, anche laterale, per evitare di metterne a rischio l'equilibrio. Il segnale raffigurato indica l'inizio di un viale pedonale. vero, Il segnale percorso pedonale è un segnale di obbligo che indica l'inizio di un viale o di un'area destinata al transito dei pedoni. Vale sia di giorno che di notte e non consente il transito ai veicoli, comprese le biciclette. Non indica un attraversamento pedonale né un percorso pedonale e ciclabile. Il segnale raffigurato indica che possono passare gli autocarri con carico alto 3,50 metri dal piano del cassone. falso, Il segnale indica l'altezza massima dei veicoli che possono transitare, misurata dal piano stradale. In questo caso vieta il transito ai veicoli che superano l'altezza di 3,50 metri. La misura non riguarda l'altezza del carico dal piano del cassone, ma l'altezza complessiva del veicolo rispetto alla strada. Nell'intersezione in figura, i veicoli transitano nel seguente ordine: T, P, M. vero, In questo incrocio la precedenza non è regolata da segnali, semafori o vigili, quindi si applica la regola generale della precedenza a destra. Il tram T ha la precedenza rispetto agli altri veicoli perché circola su rotaie. Dopo il tram passa il veicolo P che ha la destra libera, infine passa il veicolo M. L'ordine corretto è quindi T, P, M. Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, bisogna chiedergli di muoverli, per valutare il tipo di lesione. falso, In caso di frattura agli arti non bisogna chiedere all'infortunato di muoverli, perché la frattura provoca dolore molto intenso anche al minimo movimento. Il soccorritore deve evitare di muovere l'arto fratturato e deve immobilizzarlo con mezzi di fortuna, coprendo eventuali ferite con materiale pulito. In caso di frattura esposta non bisogna tentare di far rientrare l'osso. Il segnale raffigurato è posto a non più di 25 metri dall'incrocio. falso, Il segnale di confluenza preannuncia, sulle autostrade, una emissione da sinistra con corsia di accelerazione. Indica che si ha precedenza sui veicoli che si immettono, ma invita comunque alla massima prudenza.
È collocato di solito a circa 150 metri dal punto di confluenza, non a una distanza massima di 25 metri. Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada da percorrere con il pedale della frizione abbassato. Falso. Il segnale di pericolo preannuncia una salita ripida, di norma a 150 metri, specificandone la pendenza. In presenza di questo segnale bisogna affrontare la salita con prudenza, usando una marcia adeguatamente bassa per avere maggiore potenza. È sbagliato tenere il pedale della frizione abbassato, perché in salita il veicolo potrebbe tendere a tornare indietro. Il segnale raffigurato indica che si può scegliere fra le due direzioni consentite. Vero. Il segnale direzioni consentite è un segnale di obbligo che preavvisa l'obbligo di svoltare a destra o di proseguire diritto al prossimo incrocio. È posto prima di un incrocio, sia su strade a senso unico, sia a doppio senso e vieta di svoltare a sinistra. La sosta è vietata nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati. Vero. La sosta è vietata nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici, nelle aree pedonali urbane, nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati, negli spazi destinati ai servizi di emergenza o igiene pubblica, indicati dalla segnaletica e davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani. In questi casi è vietata la sosta, mentre la fermata può essere consentita. La strada può essere suddivisa in carreggiate. Vero. La strada è un'area a uso pubblico destinata alla circolazione di veicoli, pedoni e animali. Comprende carreggiate, banchine, piazzole di sosta, corsie di emergenza, marciapiedi e piste ciclabili. Può essere a senso unico o a doppio senso, e può essere suddivisa in carreggiate, ad esempio in presenza di uno spartitraffico. Il segnale raffigurato vieta il transito ai tandem. Vero. Il segnale vieta il transito alle biciclette e ai veicoli simili, come i quadricicli a pedale e i tandem. Consente invece il transito ai pedoni e agli altri veicoli, compresi quadricicli a motore, ciclomotori e motocicli. Vale per tutto l'arco delle 24 ore. Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve dare la precedenza a tutti i veicoli in transito. Vero. Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve dare la precedenza a tutti i veicoli in transito, provenienti sia da destra sia da sinistra, comprese le biciclette. Deve azionare gli indicatori di direzione, controllare la presenza di pedoni dietro il veicolo e procedere con prudenza e senza fretta. Il segnale raffigurato preannuncia un eventuale transito di filobus. Falso. Il segnale di pericolo preannuncia una linea tranviaria che incrocia la carreggiata e non è regolata da semafori. Il conducente deve prestare maggiore attenzione, perché potrebbe incrociare un tram, e deve evitare di intralciare la marcia dei veicoli su rotaia. Non preannuncia il transito di filobus. Il segnale raffigurato preavvisa la eventuale presenza di uomini che lavorano presso o sulla carreggiata. Vero. Il segnale temporaneo lavori preavvisa lavori in corso, e quindi la possibile presenza di uomini che lavorano presso o sulla carreggiata oltre a eventuali depositi temporanei di materiali o macchinari sulla strada.
Indica di moderare la velocità e, se necessario, fermarsi, ma non obbliga a dare la precedenza agli addetti ai lavori o ai veicoli che escono dal cantiere. Lo spazio totale di arresto non dipende dalla velocità. Falso. Lo spazio totale di arresto è dato dalla somma tra spazio di reazione e spazio di frenatura. Dipende principalmente dalla velocità, dalle condizioni della strada, dall'usura degli pneumatici e dalla prontezza di riflessi del conducente. Può dipendere anche dal carico del veicolo e dall'efficienza dei freni e degli ammortizzatori. Nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo A deve dare la precedenza al veicolo B. Falso. In questo incrocio la precedenza non è regolata, quindi si applica la regola della precedenza a destra in relazione alle traiettorie. Il veicolo A può passare per primo perché ha la destra libera rispetto alla sua traiettoria. Passa poi il veicolo E e infine il veicolo B. L'ordine corretto è A, E, B. Un attraversamento pedonale può essere preceduto sulla destra da una striscia gialla a zig-zag, come nella figura seguente. Vero. Un attraversamento pedonale può essere preceduto sulla destra da una striscia gialla a zig-zag. In presenza di un attraversamento pedonale, il conducente deve rallentare, essere pronto a fermarsi e dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce. È vietato superare veicoli che rallentano o si fermano per far passare i pedoni, così come fermarsi o sostare sulle strisce pedonali. La pressione di gonfiaggio degli pneumatici va stabilita in base al materiale con cui sono realizzati i cerchioni, acciaio, lega leggera, eccetera. Falso. La pressione di gonfiaggio degli pneumatici deve essere controllata frequentemente e misurata quando le gomme sono fredde. Deve corrispondere a quella consigliata dalla casa costruttrice ed essere adeguata al carico del veicolo e al numero di passeggeri. Non dipende dal materiale dei cerchioni. Una pressione troppo bassa aumenta attrito e consumi, mentre una pressione eccessiva consuma maggiormente il battistrada al centro. La responsabilità civile connessa al sinistro stradale si limita al risarcimento dei danni alle sole cose. Falso. La responsabilità civile consiste nell'obbligo di risarcire i danni causati a persone, cose e animali, anche se di lieve entità. Il risarcimento può essere dovuto dal responsabile o dalla sua assicurazione. La responsabilità civile grava sul conducente e sul proprietario del veicolo, salvo che quest'ultimo dimostri che il veicolo è stato usato contro la sua volontà. Il conducente deve regolare la velocità in relazione alle condizioni della strada. Vero. Il conducente deve regolare la velocità in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, garantendo la sicurezza di persone e cose. Deve rispettare i limiti previsti ma anche adattare la velocità alle caratteristiche e condizioni della strada, del traffico, del tempo atmosferico, del veicolo e del carico. Il segnale raffigurato preannuncia una strada senza uscita. Falso. Il segnale fine del diritto di precedenza indica la fine di una strada sulla quale i veicoli godevano del diritto di precedenza. Dopo il segnale torna valida la regola generale della precedenza, quindi di norma bisogna dare precedenza ai veicoli provenienti da destra, salvo diversa segnalazione. La patente di guida di categoria B non può essere rinnovata a chi ha superato gli 80 anni di età.
falso, Le patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1, B, B96 e BE possono essere rinnovate anche dopo gli 80 anni. Dopo tale età, la validità è di 2 anni, purché il titolare sia ancora in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Con la patente scaduta non è possibile continuare a guidare. Hai completato tutte le 30 domande. Adesso fai il controllo finale. Se hai fatto pochi errori, sei sulla strada giusta. Se invece alcune domande ti hanno messo in difficoltà, non ignorarle, perché potrebbero uscire anche all'esame. Scrivi nei commenti il tuo risultato e dimmi quale domanda ti ha fatto dubitare di più. Continua ad allenarti con gli altri quiz del canale e iscriviti per prepararti meglio all'esame della patente B.